Credo che questa musica sia qualcosa ancora più grande che una semplice emozione. Credo che nella musica di Puccini ci sia anche una sorta di visione culturale dell'Europa e del rapporto con l'Asia, che lui ovviamente nella maniera più semplice lo comincia a descrivere utilizzando il pentatonismo, utilizzando dei temi di natura, c'è anche una citazione dell'inno giapponese, l'inno americano, ma è un qualcosa di più profondo. Sono le due culture che noi vediamo che cominciano ad avere un loro linguaggio, e Butterfly, che ha il desiderio di entrare dentro questa cultura occidentale, adatta la sua linea più asciutta, appunto più pentatonica, la ammorbidisce sempre di più per arrivare ad avere lo stile della musica occidentale, del linguaggio di Sharpless e di Pinkerton, ovviamente. I grandi operisti non sono mai solo grandi scrittori di musica, sono scrittori di teatro. Voi sapete quanto siano state lunghe le lettere sia di Verdi, di Donizetti, di Bellini, fino ad arrivare al nostro Puccini, dove lui si interrogava con i suoi librettisti per cosa fosse più teatrale. E Butterfly forse è l'esempio più complesso per Puccini, che ha approntato tre versioni, ha accorciato, ha allargato quando voleva, quindi non c'è un'esigenza puramente musicale in questi autori, è sempre musica legata al dramma. Se io penso al terzo atto di Butterfly, credo che Puccini faccia un grande salto avanti per questo teatro quasi di prosa musicale. L'esigenza di mettere in scena il teatro coniugato ad una lezione di musica quasi wagneriana, no? Lui ha bisogno di utilizzare il leitmotiv, ha bisogno di strutturare con certe idee musicali, certi motti musicali, ha bisogno di strutturare la drammaturgia. Quindi c'è un passo avanti o comunque uno sguardo più contemporaneo al dramma musicale. È ovviamente un'evoluzione la Butterfly, per questo forse non è stata subito capita dal pubblico. Credo principalmente al fatto che Puccini volesse creare un dramma molto forte, molto provocatorio forse. Difficile oggi guardare quel periodo storico con gli occhi nostri. Non so quanto Puccini avesse realmente in odio questa figura, per esempio, di Pinkerton, quasi un pedofilo oggi, no? Pensare di questo turismo sessuale, no? Spesso le regie, specialmente quelle moderne, si concentrano molto su questo aspetto scandalistico. Non so se Puccini avesse quella percezione, ho paura di no. Quello che però interessa a Puccini è far venire fuori, come sempre, una figura di donna molto forte, perché non so quanto Butterfly sia realmente innamorata o quanto lei voglia uscire da queste catene create dalla famiglia, dalla religione, da una cultura soffocante. Quindi l'idea è che Butterfly voglia trovare una libertà. C'è un esempio molto bello che fa capire la psicologia del personaggio
suggerita dalla musica, ed è quando lei canta la sua idea di destino con questa melodia bellissima, quando dice sono andata nella chiesetta perché voglio avvicinarmi alla tua religione, e in quel momento lei poi scoppia con questo amore mio, e in quel momento l'orchestra suona il tema del Yam Pam Pam Pim, che è il tema dell'uccisione del suicidio, diciamo, del harakiri del padre, no? Sembra che lei già sappia che questa scelta la porterà alla morte. Quindi è interessante per Puccini il gioco psicologico. Poi c'è anche il contrasto drammaturgico dato dal contrasto di culture, ma non così profondo come spesso noi vogliamo pensarlo, e come critica sociale. Ecco, questo sicuramente non c'era. È una fuga. Ci sono due cose bellissime da dire per questo. Innanzitutto è una fuga, come dicevo prima, chissà se questa fuga rappresenti la voglia di fuga, no? È un gioco tra la forma e la parola nostra di scappare, andare via, no? Ma c'è un'altra cosa molto bella, che è una citazione che Puccini fa da un'opera di Smetana, La sposa venduta. Nella sposa venduta c'è questo tema taratirati, è anche presente lì, quindi è una citazione molto sottile, molto leggera, che va a comparare le due storie, perché anche Butterfly è una sposa venduta. E quindi è un omaggio che Puccini fa a un grande compositore, ed è un'altra cosa che ci fa capire quanto in quest'epoca, senza Facebook, senza streaming e senza internet ovviamente, questi uomini avessero questa grande fame di informazioni. Nel concetto formale di Puccini, pur essendoci l'esperienza wagneriana, c'è sempre un ritorno a quella che è considerata la solita forma dell'opera, è il contrasto che c'è tra i momenti statici e dinamici dell'opera, no? Ovviamente evoluta, ma se pensiamo alla fine del duetto, questo grande e lungo duetto del primo atto, è veramente svolto come nella solita forma, il duetto che può finire una scena. Vocalmente la melodia si evolve, ma i cantanti che cantavano Puccini cantavano anche Verdi all'epoca, quindi oggi forse abbiamo un'idea più verista della musica, no, di Puccini, che ho paura possa essere fuorviante, un po' sbagliata. Puccini non è mai verista, l'esperienza verista, grazie a Dio, in Italia è durata poco, e forse anche i veristi stessi, per esempio se pensiamo a Cavalleria rusticana, che è stata scritta prima di Falstaff, forse non è da pensare in maniera così barbara, no? Perché il problema grosso è che il verismo dovrebbe voler
ricalcare quello che veramente succede nella vita. E se io esagero queste cose, hanno ammazzato compare Torito, forse nessuno direbbe questo se veramente assistessero a un omicidio, si direbbe hanno ammazzato compare Torito. Il verismo è diverso da questo kitsch che spesso sentiamo, e Puccini non tollera il kitsch, credo.